Buongiorno a tutti. L'argomento che tratteremo oggi è abbastanza avanzato e sono convinto che molti di voi lo riterranno sostanzialmente inutile. Stiamo parlando della stima delle possibilità di Gammon con tavola chiusa e una pedina avversaria sul bar. Sono anche convinto però che i più esperti sono pienamente consapevoli dell'utilità di avere dei riferimenti in queste situazioni, ma molto probabilmente, come me, non hanno mai trovato una formula o un riferimento nella letteratura che sia affidabile e ragionevolmente semplice. Quello che voglio presentarvi è un metodo messo a punto da me che si basa su delle reference position ed è, a mio avviso, molto semplice da memorizzare. Ma passiamo subito a vedere delle posizioni. Allora, questa è la posizione classica che immagino quasi tutti conoscano, quindi con tavola chiusa, gli spare nelle case 6-5-4, quindi nella posizione ottimale, e una pedina avversaria sul bar. Le possibilità di vittoria sono del 97,5% e i Gammon sono intorno al 2,5%. Questo giusto come riferimento di partenza. Proviamo adesso a portare qualche pedina avversaria nell'outfield e vedere come cambiano le possibilità di Gammon. Ad esempio, prima prova, portiamo una pedina fuori dalla casa di partenza e possiamo vedere che possibilità di Gammon aumentano dell'1%, 3,5%, quindi poca roba. Più interessante quando la pedina è più lontana. Mettiamo ad esempio la pedina sul midpoint dell'avversario. In questo caso, ed è un numero facile da ricordare, le possibilità di Gammon sono del 10%. Se invece spostiamo la pedina sul nostro bar point, le possibilità di vittoria, scusate, le possibilità di Gammon sono all'incirca del 20%, quindi 10%, 20%. In realtà sono un po' di meno, 18,5%, ma per farla semplice 20%, è più facile da ricordare, raddoppiano. Se invece mettiamo due pedine sul midpoint, quante saranno le possibilità di Gammon? Possibilità di Gammon sono più che raddoppiate e sono intorno al 25%. Quindi anche questo facile da ricordare, un numero abbastanza facile. Se le due pedine le portiamo sul nostro bar point, anche qui le possibilità di Gammon
raddoppiano, quindi dal 25% passiamo al 50%. Passiamo a delle posizioni un po' più complicate, in cui l'avversario ha 4 pedine nell'outfield. Scegliamo delle posizioni simmetriche, quindi facili da ricordare. In questo caso 2 pedine sul bar point e 2 pedine sul mid. Allora possiamo vedere che le possibilità di gammon in questo caso sono del 40%. Anche qui un numero facile da ricordare. Se invece le posizioniamo in maniera simmetrica sul nostro midpoint e sul nostro bar point, possiamo vedere che le possibilità di gammon, in questo caso saranno sicuramente di più perché le pedine sono più lontane, sono intorno all'80%. 80% per tenere il numero facile, ci interessa un riferimento, non il numero esatto. In realtà è un po' di meno, il 78%. Per finire, altre 2 posizioni, in questo caso con 1 o 2 pedine. Avevamo visto che in questa posizione, ricordate, le possibilità di gammon sono il 10%. Se invece spostiamo la pedina, quindi facciamo un crossover, le possibilità di gammon scendono all'8%. Mettiamo 2 pedine, usiamo anche come ripasso. Ricordate che in questo caso le possibilità di gammon sono del 25%. Se invece spostiamo le 2 pedine facendo 2 crossover, le possibilità di gammon scendono dal 25 al 20%, per la precisione un po' di più, 19%. Occorre dire che se non ci troviamo in una posizione di queste che abbiamo visto, che possiamo considerare delle reference position, possiamo interpolare e stimare dei valori di possibilità di gammon partendo appunto da queste posizioni di riferimento. Proviamo a trarre qualche conclusione. La metodologia che vi ho presentato mi sembra molto semplice, si tratta soltanto di rivedere ogni tanto le posizioni per rinfrescare la memoria, ma non mi sembra che occorra un grosso sforzo. Per quanto riguarda invece l'utilizzo in casi concreti, vedremo degli esempi in qualche video separato. Per il momento vi consiglio di apprendere questa metodologia e memorizzare le posizioni, le reference position, e vi assicuro che torneranno utili. Grazie dell'attenzione, aspetto con curiosità i vostri commenti e arrivederci alla prossima.